La storia. Molti amano la storia, tanto da farne un mestiere. Alcuni amano la storia per l'emozione che si prova a carezzare una pergamena, a voltare le pagine di un antico libro. Altri per avere l'impressione di scoprire segreti nascosti sotto secoli di silenzio. Ad altri ancora piace scrivere le storie dei grandi della terra, di coloro che furono potenti, raccontare dei loro regni lontani e di condottieri che sembrano leggende. Io, più di tutte, amo le storie di quelli che sembrano comparse nel mondo. Esseri apparentemente inutili, trascurati dai libri, che non hanno avuto effigi né casati. Popoli interi di persone qualunque, in prima fila quando si va in battaglia, che cadono senza far rumore. Uomini semplici, che sono i miei eroi. Sono le loro, le storie che amo scrivere. Essi sanno che la loro vita è un dono che può svanire. Il XV secolo. E allora che inizia questa storia. Dovunque è sventura e morte, guerra, carestia e la peste. Non si può scappare, perché è più veloce di quanto gli uomini possano correre. Nella sofferenza, quando non si hanno più lacrime, non resta che reclamare amore, volgendo gli occhi al cielo. È iniziata così, con uno sguardo di dolore, la storia scritta in questo libro. Il racconto di amicizia fra Potenza, piccola città lucana, e Rocco, il santo pellegrino.
I santi si venerano nella loro grande umanità e quanto hanno saputo riporre pienamente nelle mani di Dio, tutta la loro vita. E quanta umanità nel santo di Montpellier, che distribuì i suoi averi ai poveri e si mise in cammino, consolando il pianto degli orfani e prendendosi cura degli infermi. Ma se San Rocco fece della sua vita un dono per i sofferenti, in molti sentirono di poter ricorrere alla sua intercessione anche secoli dopo la sua morte. È umano che noi tendiamo verso il bene, anche fisico. Oh, Dio non è crudele che ci vuole far passare dal filtro di un male, quale può essere anche una malattia fisica, ma il rimetterci nelle mani del Signore è che pure attraverso malattia o sofferenza facciamo tesoro della grandezza e della bellezza della vita, che non è soltanto fisicità. Io da piccolo ho avuto la poliomielite che mi aveva colpito tutti e 4 gli asti ed ero immobile praticamente. Mio padre era molto devoto di San Rocco. Mi teneva in braccio, ad un certo momento io cominciai a divincolarmi, volevo scendere. Scesi piano piano, camminando a 4 zampe, arrivai davanti alla statua di San Rocco, detti un bacio alla statua e poi ritornai. Ci credevo al miracolo perché ero immobile e tutto a un tratto sono stato completamente guarito. Voglio che ci sia un posto in cui il Signore possa ascoltare la preghiera di coloro a cui non resta null'altro che chiedere aiuto. Un posto dove San Rocco possa ancora fasciare le loro ferite e chiedere a Dio di rimarginarle. Così deve aver pensato Monsignor Jacopo Squacquera, vescovo di Potenza intorno al 1440, tornato in città salvo dalla peste scoppiata a Ferrara, nel bel mezzo del concilio. Ed ecco una piccola cappella sorgere fuori dalla città, su un terreno che dopo aver sopportato riti pagani 1000 anni prima, divenne per sempre luogo sacro dell'incontro di ogni uomo con il nostro vero Dio.
questa chiesa di San Rocco penso sia nata a motivo della peste che ci fu anche qui nel Potentino, perché di fronte c'è il lazzaretto, c'è in alto, c'è la casa che è il lazzaretto, dove accoglievano gli appestati. C'era il lazzaretto, dove venivano portati quelli del colera, della peste, e questi molti guarivano. Ecco perché San Rocco per noi è stato tutto. Le cose fatte dall'uomo, si sa, non resistono in eterno. E dopo un secolo di preghiere, o poco più, la cappella era piuttosto malcongia. Ma ecco intervenire Don Antonio Pannicale, inviato al momento giusto dal vescovo Carraffa. «Qui crolla tutto», disse fra sé, e ordinò che la cappella fosse restaurata. E come la costruzione, crebbe anche una confraternita di uomini, intenzionati a diffondere col Vangelo la splendida novità del Santo Protettore. C'era la congrega di San Rocco e c'erano pure i bambini piccoli vestiti da San Rocchino. Era una congrega fiorente, grazie alla congrega di San Rocco che la chiesa si è abbellita, si è accresciuta. Anche un re, Ferdinando di Borbone, nel 1789 non poté che essere d'accordo. Ed ecco la cappella trasformarsi, più ampia e alta, con 3 absidi e l'ingresso rivolto al sud. Prima era una piccola cappella, poi ha incominciato ad essere ingrandita con l'abside alle spalle dell'altare maggiore che prima non c'era. Quante preghiere, quante lacrime nella piccola chiesa, sempre più importante per l'intera città e tappa obbligata prima del seppellimento dei corpi. Così decise l'intendente di Basilicata nel 1838. Era la chiesa di tutti e ci si sentiva accolti nell'entrarvi. «16 dicembre 1857. La terra si scosse con più violenza che mai, seminando morte fra la gente e distruggendo ogni cosa. Anche la cappella di San Rocco fu ferita profondamente. Stavolta toccava agli uomini metter mano alle bende. In pochi anni, eccola, più bella di prima, nella forma di oggi, col suo fronte solenne e il portale, dal quale alla città sembra riversarsi la tenera protezione del santo.
si sentì, e come, la vicinanza del Signore attraverso la benevolenza di San Rocco. E la città iniziò a far festa nel borgo, che presto cominciò a formarsi intorno alla chiesa. Un borgo fatto di viuzze e di piccole case, povere, come le persone che il santo sapeva attrarre a sé e portare al Signore. Una devozione popolare, diciamo, però era molto sentita ed era fatta veramente di sacrificio e di preghiere. Quante madri, mogli e sorelle, quanti padri, quanti figli andavano fin laggiù dalla città, anche a piedi scalzi, per chiedere grazie, affinché San Rocco portasse ai poveri uomini immersi nella sofferenza il dolce abbraccio del Signore. Io faccio l'esempio partendo da un albero. Nel cammino della venerazione nei confronti dei santi, mentre può essere una espressione di una pietà popolare che deve convergere verso la fede, può spuntare qualche ramo secco, cioè di una venerazione che non esprime pienamente la fede, quanto purtroppo può sembrare un'autoesaltazione di se stessi o di una comunità intera. Ma quello è un ramo secco, dove non si celebra il santo, ma si sta celebrando se stessi. Allora qui ci vuole quello che deve essere il pastore, che deve saper guidare il suo gregge, accogliere, incoraggiare in tutto il bene, ma anche con fermezza e decisione saper tagliare ciò che è di secco. Ed ecco, accompagnati da pastori che sanno correggere con amore, tutti in processione di penitenza e di gioia. Un tempo Potenza non era la cittadina di oggi, diciamo così, anche opulenta, se volete, era povera, molto povera, una città agricola con poche risorse, e allora questo connubio con San Rocco, proprio come il protettore di tutto quello che poteva essere i bisogni di vita familiare, sociale, è vero, niente, era lui, era San Rocco. La famosa processione alla quale si partecipava, quanta gente mi impressionava, la faceva scalza, ecco, senza... E a me queste cose mi rimanevano nell'animo, nel cuore, dice, non ci può essere che lui deve per forza aiutarci. E io dicevo, se potessi essere come San Rocco, per dire quanto valeva per noi, tutta la città si mobilitava nei vicoletti, nelle strade. E guai se qualcuno non si fosse inginocchiato o fosse rimasto col cappello in testa alla vista del Santissimo. Così racconta uno scritto di tanto tempo fa. Perlomeno uno sgrido di birro o qualche brusca scoppola l'avrebbe salutato alla secresa. Tanto erano diversi quei tempi dai nostri, troppo increduli e beffardi. La processione praticamente saliva in cattedrale e poi l'indomani c'erano i grandi festeggiamenti in cattedrale. E con l'affluenza di popolo che venivano un poco da tutte le altre parrocchie della città, si cominciavano a preparare questi ortalitti e si raccoglievano le offerte per circa un mese, da quando iniziava il mese di agosto. E poi, quando passava la statua di ritorno dalla cattedrale a San Rocco, la gente pretendeva quasi che la statua posasse davanti all'altarino, perché doveva fare le offerte in forma solenne.
dal 15 luglio a San Rocco, qui era un via vai, e c'era il papà del padre Gennaro Cambochiaro che andava ad Avigliano a comprare i fuochi artificiali. Gli occhi fissi su San Rocco e lui sempre lì, a ricambiare col suo sguardo, per dare forza al passo, lungo le vie della città, lungo le vie del mondo intero. In tanti partirono d'allora in poi e attraversarono l'oceano per trovare un nuovo lavoro, una nuova casa, una nuova città. Nuove povertà, nuove speranze e San Rocco sempre accanto. I famosi cinti di cera, i doni del grano, i dollari che venivano dall'America per il santo, perché i vecchi potentini emigrati hanno portato con loro la devozione del santo di San Rocco là. E mi ricordo che appendevano questi dollari sulla statua e tutti quanti noi ci congratulavamo perché c'erano degli amici di San Rocco anche in America. E alcuni venivano dall'America proprio per portare in processione San Rocco, sì. Il male non sopporta che l'uomo sia felice e coglie ogni pretesto per dar fuoco al tempo. Svuota le chiese e semina la guerra. Quelli della Grande Guerra furono anni in cui si contarono morti e miracoli a dismisura. Anni in cui tutti in città si affidarono al Signore e all'intercessione di San Rocco. E preghiera dopo preghiera la pace arrivò e tutto riprese a rianimarsi. Intorno al 1940 la chiesa di San Rocco divenne rettoria. E da allora è stato un crescendo continuo. San Rocco divenne parrocchia, la prima fuori del centro storico della città. Era la chiesa dei contadini, perché Potenza finiva all'estramurale. San Gerardo, San Giovanni, San Luca. Noi eravamo i contadini. A deciderlo fu il servo di Dio Augusto Bertazzoni, vescovo di Potenza, che nella sua vita ebbe particolarmente a cuore i poveri e gli ultimi. Il vescovo veniva a celebrare in cattedrale perché non aveva più l'episcopio, quasi distrutto dai bombardamenti. E lui mi parlava sempre dei poveri perché era povero lui, non aveva niente. Mi ricordo, figliolo mio, andiamo dalle suore e chissà se troverò qualche pezzo di biancheria per me. Andavamo quindi all'ospizio, all'ospedale, nelle campagne, con lui sempre. Con la vendita degli ex voto, la chiesa fu completata con la costruzione della casa canonica per il suo primo parroco.
Don Antonio Satriani. Era una persona che si dedicava solo ed esclusivamente al servizio della Chiesa e di Dio, non badava ad altro, curava poco la sua persona. E qui fu il primo parroco che cominciò a girare per le campagne, a benedire le case nelle campagne durante il periodo pasquale. Pastore instancabile, imparò da San Rocco a dedicarsi ai bisognosi per aiutarli a resistere nella tremenda povertà di quegli anni. Era lui, ecco, che pregava, soffriva. Nella processione me lo rivedo sempre in preghiera, a sorridere, quasi per far benedire San Rocco, quasi dirgli: ti raccomando, fallo a questo o a quell'altro. È un carisma, penso, di questi sacerdoti santi come Don Antonio Satriani, per tutte le opere di carità venivano dal cuore di Cristo che loro avevano dentro, altrimenti non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Fu proprio Don Satriani a cominciare a pensare anche ai più piccoli, quando acquistò un terreno nei pressi della chiesa perché fosse solo per loro. Veniva da una famiglia contadina, aiutava i contadini e andava girando nelle campagne. Ha fatto tanto. Quel villino di Tordella fu comperato dove c'è un campetto là e serviva per far giocare i ragazzi. Questo campetto è stato anche un dono veramente da San Rocco. Era il 1950, ancora guerra da dimenticare e vita da far rinascere. Ancora un inviato per il popolo di Dio, un giovane e brillante sacerdote, tenace e intraprendente operaio nella vigna del Signore, Don Salvatore Vigilante. Era un vulcano in eruzione praticamente. È stato il primo sacerdote a visitare le fabbriche dell'Oltrebasento. Un prete povero. Venivano i miei compari da Scalera, perché erano tutti San Rocco di Potenza. La mia comarca ci avrà, Rambietta, i soldi per la messa. E disse Don Salvatore: avete già speso i soldi per il treno? Non voglio niente. Prete povero. Don Salvatore è stato un prete povero, però ci ha tenuto, passerete sul mio cadavere, ma questo campetto non diventerà una cosa per le macchine. Lui non aveva nessuna remora a togliere la tunica, a mettersi in borghese e a incominciare a preparare la malta. Era capace di fare il prete, di fare il muratore, di fare non lo so, tutti i mestieri di questo mondo, quello di accogliere i poveri, extracomunitari, ricordio. E ancora San Rocco, nella sua solita missione. Lo sguardo del santo si fa casa per chi è senza casa, patria per chi è straniero, aiuto per chi è caduto nelle trappole del mondo e bussola per coloro che hanno smarrito la strada del bene. Una Chiesa nella sua identità non può porre termine alla sua missione fondamentale di un servizio di fronte alla povertà. Sono anni di vocazioni, sono anni di servizio alla povertà, senza confini. L'oratorio per i ragazzi è ormai realizzato e le attività si moltiplicano, in chiesa e in ogni angolo del vasto territorio amministrato dalla parrocchia. È un laboratorio bellissimo, lungo decenni, che Don Salvatore vive intensamente con i fedeli, con le mani aggrappate a San Rocco e gli occhi
rivolti verso Dio. Nuovi e consistenti lavori all'arrivo di Don Cesare Covino, parroco dal 2003, pur di rendere la Chiesa solida e sicura. Fino al 2010, quando i fedeli possono rientrarvi e Don Salvatore finalmente addormentarsi nelle braccia del Signore. Non ci sono solo esigenze del fabbricato, però. Anche nei nostri anni, come per i muri, emergono forti i bisogni dei fratelli. Oggi più che mai ci sono delle povertà tanto più stridenti che forse non è solo lo spezzare il pane che eventualmente non possa saziare, quanto altre povertà visibili davanti ai nostri occhi che hanno bisogno non solo di essere toccate, ma di essere avvicinate e soprattutto guarite. Non resta quindi che impegnarsi ancor più di prima, come il Signore si aspetta, in compagnia di San Rocco, che è un nuovo collaboratore in Don Cesare. Con molto zelo, con molta devozione, ha incominciato a curare i vari movimenti e soprattutto ha incrementato il rapporto tra il parroco e la gioventù. Quel famoso campetto che c'è è diventato un oratorio praticamente, dove lui raccoglie tutti i ragazzi di tutte le età. Conosco Don Cesare da ragazzo, perché quando tornavo dall'Africa avevo degli incontri con dei gruppi giovanili potentini, ecco, lui come Andrea Newt, ecco, suo compagno, siamo cresciuti insieme. È un servo amato, buono, generoso, intelligente, molto intelligente. E sul terreno dell'amicizia degli uomini con San Rocco nascono ancora oggi fiori prodigiosi. Le grazie che si chiedono non si chiedono per telefono, per cui si risponde dall'altra parte e dice sì, ti faccio la grazia, no. Bisogna perseverare nella preghiera, nella fede e il Signore poi a lungo andare con l'intercessione di San Rocco finirà con accogliere le preghiere della nostra povera umanità. Il valore di un santo non si misura dalla intercessione che compie nei confronti di Dio, perché è sempre Dio che compie il miracolo e non sono i santi, ma il miracolo vero è quando hai quell'equilibrio interiore di una serenità e di una pace che ti riveste di un messaggio, di una testimonianza profonda, che anche attraverso quella sofferenza sei l'uomo della gioia e della serenità. Forse la peste della quale San Rocco deve guarirci è proprio questa, ecco. L'odio, la vendetta, l'indifferenza. Non sappiamo più amarci, non sappiamo più essere fratelli, non sappiamo più riconoscerci che c'è un papà, c'è una mamma, che ci sono dei poveri intorno a noi, non siamo più capaci di salutarci. Quanto è importante oggi saperci dire buongiorno, buonasera, come stai? Un'accoglienza perché mi appartieni, proprio per quella comunione dei santi che viene ad essere registrato con questo sacramento del battesimo che abbiamo ricevuto. Talvolta viene meno l'umanità e se viene meno l'umanità non ci può essere anche la santità. Se c'è l'umanità cresce anche questo cammino verso la santità. La Chiesa ci offre dei modelli perché noi possiamo avere un punto di riferimento concreto e noi guardiamo queste persone che hanno reso straordinario l'ordinario. Mi piace una frase di Don Tonino Bello che dice: fate attenzione al santo della porta accanto. Io vorrei pensare in questo momento a tante persone anziane, entrare in un palazzo così con il mio immaginario e vedere quella vecchietta lì all'angolo che si recita il Santo Rosario, trovare quell'ammalato steso su un letto dove dice offro tutto nelle mani del Signore, trovare quella famiglia dove vive un momento di gioia, di un compleanno, di un onomastico e allora quella gioia familiare che accomuna per dire come stiamo vivendo la felicità, la gioia. E non c'è Dio allora. E quando c'è Dio
Noi camminiamo proprio in questo cammino di santità. La storia. Amo la storia. Amo la storia degli uomini. Specialmente amo la storia dei piccoli. Perché i piccoli sanno diventare grandi. Vorrei proprio a chi è intitolata anche questa bella parrocchia chiamata San Rocco, di prenderla come vocazione di una chiesa in uscita per lasciare lo stretto cerchio della propria sacrestia, andare incontro, e non intendo solo materialmente, ma nella dimensione missionaria, a tutte le povertà che sul territorio si incontrano. Allora siamo la vera Chiesa, allora siamo il vero corpo di Cristo, nel prolungamento, nell'oggi storico, dove ogni nostro fratello può trovare una mano che sana, una mano che solleva, uno sguardo che incoraggia, un vero fratello che nel nome di Gesù possa dire: alzati nella tua vita e cammina. È così che voglio la mia Chiesa, fatta da uomini semplici, che sanno tendere le mani quando si sentono perduti, e fratelli maggiori che sanno aiutarli, sanno camminare al loro fianco. Scriviamo il resto di questa bella storia, mano nella mano, sempre insieme.